Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale, vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 18 aprile al 1 maggio, dove troveremo la luna piena in Scorpione. Vi ricordo che è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro e ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna, vediamo cosa vogliono dirvi prima di ascoltare gli oracoli, vediamo dal punto di vista astrologico che cosa aspettarci, quindi tutto il periodo proprio a partire subito dopo dalla luna nuova del 17 e noi andiamo ad analizzare man mano come si evolvono proprio le energie che ci porteranno a quella essenziale, principale del 1 maggio. Luna piena in Scorpione, periodo attivo per lo sviluppo, per accogliere un'energia molto forte, le emozioni saranno travolgenti, l'attrazione, anche la passione si può intensificare, la ricerca e la curiosità saranno utili, soprattutto il coraggio e la determinazione che ci aiuteranno a raggiungere degli obiettivi. L'autocontrollo può servire nonostante magari ci sono dei dubbi e delle perplessità, anzi soprattutto perché di contro potremmo vivere qualche momento di forte instabilità emotiva e insoddisfazione. Le emozioni sono molto forti, possono addirittura diventare eccessive, distruttive per noi stessi e per gli altri. Aggressività, diffidenza, possono aumentare anche l'irascibilità e l'orgoglio ed essere troppo frettolosi e pretenziosi. Vediamo un po', questo ovviamente in senso generico, potremmo anche vivere situazioni del genere di riflesso di altre persone. Il vostro primo oracolo ci parla attraverso la giumenta della notte di una fase un po' delicata, forse c'è un ambito della vostra vita dove c'è un po' di tensione, di paura, paura che deve essere affrontata. Quando salta fuori una carta vuol dire che il primo passo per muoversi in questo periodo e per riuscire a cogliere e sfruttare al meglio queste energie è quello in questo caso di affrontare un qualcosa che ci spaventa o qualcosa che non sta funzionando, dobbiamo tener testa, è vero, io dico in senso lato paura, però voi potete capire perfettamente, si può trattare di un ostacolo, di un blocco, di una persona, della cattiveria di qualcuno, di ostacoli in senso lato, una paura personale, addirittura può essere una fobia, la paura della solitudine, eccetera. Quindi qualsiasi cosa, può essere anche il comprendere le origini di un trauma, di qualcosa che abbiamo subito precedentemente o nel passato, quindi di recuperare i nostri sogni e quindi poter riuscire così a superare queste difficoltà. Una volta fatto questo, effettivamente, adesso vediamo il vostro percorso, c'è la carta del rospo, anche questa non è proprio strettamente positiva perché ci parla di accettazione, di verità, e cioè di innanzitutto riconoscere il proprio valore. Se salta fuori vuol dire che o abbiamo dubbi sulle nostre capacità, sul nostro essere o anche dubbi a livello esterno perché siamo bloccati, abbiamo paura del giudizio, abbiamo paura di metterci in gioco, di fare qualcosa, eccetera. E in senso lato ci sta dicendo di guardare oltre la superficie, oltre le apparenze, qualcosa che può sembrare veramente bruttino o negativo, magari sotto sotto non lo è. A volte spesso viviamo delle situazioni che di primo acchito sembrano essere veramente negative, però magari
nascondono quel qualcosa di positivo. Forse è il tempo che ci darà le risposte, però già il fatto di ribaltare la nostra visione, di vedere già alcune cose in un modo diverso ci aiuta tantissimo, sin da subito. E poi troviamo il leone rampante. Ecco, c'è bisogno proprio di essere audaci, di essere coraggiosi. Ecco perché secondo me sono uscite queste carte che possono indicare proprio la fase iniziale di questo periodo e che prima cerchiamo di gestire alcune cose che ci bloccano e prima, oppure di farlo proprio grazie a queste indicazioni, e cioè di essere coraggiosi, perché si può realizzare un desiderio, perché alcune cose possono migliorare. Oppure ci può essere addirittura un risultato, qualcosa di molto più positivo, però in qualche modo dobbiamo tenere in equilibrio la dualità in senso luce e oscurità, le cose che non vanno bene, di accogliere comunque le cose positive che ci fanno stare bene. Sappiamo benissimo che anche se c'è un conflitto, se ci sono delle cose che non stanno funzionando, non tutto dipende da noi. Magari noi prendiamoci la responsabilità di quello che spetta a noi, di quello che è nostro compito. Per il resto cerchiamo di vedere, di valutare obiettivamente se le cose si possono risolvere, ma non è che possiamo far tutto noi, ovviamente. Ecco perché queste carte stanno dicendo di andare oltre. Se già c'è un qualcosa che ci portiamo da tanto tempo e non vediamo risultati, allora forse è lì che c'è il vero messaggio di queste carte, di avere il coraggio di guardare la verità per quella che è, di riconoscerla, accettarla e andare oltre. Vediamo adesso i messaggi dall'oracolo dello sciamano. Allora, troviamo come primo messaggio il flusso. Forse secondo me questa è un'altra indicazione su come gestire le cose, di seguire il flusso degli eventi senza forzarli. Dove c'è blocco, ostinazione, rimarremo bloccati. In realtà ci sta dicendo proprio di seguire il movimento naturale delle cose, seguire il flusso con fiducia e apertura, di osservare, di essere, tra virgolette, arrendevoli e di accettare, appunto, perché alcune cose purtroppo non possono essere cambiate. Ricordo che non dipende tutto da noi, però invece quello che possiamo fare con i nostri mezzi, con le nostre possibilità e soprattutto di non lasciarci bloccare da alcune cose, dobbiamo avere la forza di contrastarle. Invece, dove vediamo che stiamo andando continuamente controcorrente, forse vuol dire che quel percorso non è per noi. Quell'obiettivo o quel desiderio o quella persona, diciamo in senso lato, magari potrebbe essere il momento giusto di fare un cambiamento che è determinante, e forse già qualcosa l'avete intuita, perché essendoci la carta del veggente fa riferimento proprio a prendere contatto con la nostra parte interiore, delle nostre intuizioni, del nostro profondo, e quindi di affidarsi all'intuito, o quantomeno di bilanciare un po' le emozioni e la razionalità. Quindi è arrivato il momento di fare chiarezza, perché c'è la paura, c'è un qualcosa che vi sta tenendo proprio lontano dalla chiarezza, c'è un qualcosa che non vogliamo vedere, non vogliamo accettare. Effettivamente è vero, sono un po' tra virgolette cattivelle, però lo sono spesso le carte proprio a farci capire che è arrivato il momento giusto di guardare alcune cose, di decidere e di agire prontamente, perché probabilmente loro vedono che c'è qualcosa di meglio, vedono che è un periodo che in realtà potrebbe essere molto più positivo e costruttivo per voi. Quindi perché magari non riflettere su queste cose? Ed effettivamente poi arriva anche la carta del serpente, che fa riferimento alla trasformazione profonda, quindi di accettare il rinnovamento delle energie e di riconnettersi al proprio corpo
e in effetti anche ai ritmi naturali e essere liberi per rompere gli schemi del passato e vivere molto più apertamente, molto più liberamente qualsiasi cosa. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!